Ok, allora partiamo. Io ho scelto questo filato, è un filato ecologico della Tessiland, il Drake, 100% riciclato, made in Italy. Ha, vedete, uno spessore medio che appunto ci serve per fare questa lavorazione. Io l'ho scelto nel color olio, ma hanno anche altri bellissimi colori. Ehm, per lavorarlo usiamo un uncinetto 3,5. È consigliato un 3 o un 4, quindi perfettamente a metà. Ho evitato il 4 perché comunque si tratta di un top, quindi se la lavorazione è un po' più fitta è anche più coprente, ecco. Quindi iniziamo subito. Ok, allora parto subito facendo 4 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, carico il filo e nella prima catenella che ho fatto entro e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Tre catenelle, 2, 3, giro il lavoro, una maglia alta in ciascuna maglia per un totale quindi di 4 maglie alte. 1, 2, 3 più le 3 catenelle iniziali abbiamo fatto 4. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo la stessa lavorazione, quindi 3 maglie alte con le 3 catenelle, un totale di 4. 1, 2 e 3. A questo punto andiamo a fare un aumento all'inizio e alla fine della riga, quindi faccio 3 catenelle, giro il lavoro, una maglia alta dentro lo stesso punto dove ho iniziato le catenelle, quindi qua, 2 maglie alte nelle 2 maglie successive, 1 e 2, e 2 maglie alte nell'ultimo punto che è il terzo che abbiamo fatto per alzare il lavoro nel giro precedente, quindi entro proprio dentro la catenella, ok, e faccio una maglia alta e 2 maglie alte, quindi da 4 passiamo a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto, prossima riga, stessa identica cosa, quindi faccio 3 catenelle, giro il lavoro, maglia alta nella stessa maglia in cui ho fatto le catenelle, maglie alte nelle successive maglie fino, mi fermo prima dell'ultima, e nell'ultima maglia vado a fare 2 maglie alte, quindi un aumento, 1 e 2. Prossima riga uguale, faccio un altro incremento a inizio e fine della riga. Arrivo fino all'ultimo punto. Arrivata all'ultima maglia faccio l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi entro proprio dentro alla catenella e faccio 2 maglie alte. Vedete che si sta allargando il corpo. A questo punto faccio una catenella, giro il lavoro
e vado a fare 3 maglie bassissime, quindi 1, 2 e 3. A questo punto faccio 3 catenelle, faccio 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, no scusate, sono 3 le maglie alte, non 2, quindi abbiamo fatto le 3 catenelle, 2 maglie alte, un'altra maglia alta, ok? Così abbiamo 3 di qua e 3 di qua e 4 centrali, e a questo punto faccio 3 catenelle, giro il lavoro e faccio una maglia alta in ciascuna maglia. 1, 2 e 3, che con le 3 catenelle iniziali arriviamo a 4. Ok? A questo punto andiamo a fare 150 catenelle. Questa è la testa della nostra farfalla, questa è la coda, no? Quindi andiamo a fare i lacci del collo. 150 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una volta fatte le catenelle posso tagliare il filo e chiudo in questo modo. Faccio anche magari un nodino di sicurezza. Ok, a questo punto prendo di nuovo il mio corpicino, faccio il mio cappietto, 1, 2 e 3. Praticamente devo andare a fare le mie antenne. Quindi cosa faccio? Tolgo il cappio, entro dove ho sostanzialmente attaccato le 150 catenelle, faccio passare il cappio in questo modo, lo faccio passare dentro, giro il lavoro e faccio 1, 2, 3, 4 catenelle e 4 maglie bassissime per tornare indietro. 1, 2, 3 e la quarta è una maglia bassissima nel punto di avviamento sostanzialmente. Faccio una maglia bassissima anche nella maglia successiva, mi attacco nella maglia successiva ancora sempre con una maglia bassissima, vado a fare 4 catenelle e di nuovo maglia bassissima per tornare indietro. 3. La quarta la faccio nello stesso punto in cui ho fatto partire le antenne. Mi sposto nell'ultima maglia che poi è la catenella del giro precedente, sempre con una maglia bassissima, e di nuovo 150 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ha fatto anche l'altra coda, quindi l'altra riga di 150 catenelle e abbiamo il nostro corpicino fatto, quindi questa è la testa, questa è la coda con le antenne. Posso anche poi sistemerò tutti i fili volanti, diciamo. A questo punto dobbiamo iniziare a fare le ali. Per fare le ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 nella sesta riga nell'angolo. Dobbiamo attaccarci in quest'angolo qui. Quindi faccio come sempre il mio cappio. Tolgo l'uncinetto, entro nell'angolo
qua, in questo modo, e rimetto il mio cappietto e faccio passare in questo modo il cappio. A questo punto faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, vedete che ho questo spazio che si crea nell'altezza, diciamo, della maglia alta, così lavoriamo verticalmente, così stiamo lavorando orizzontalmente. Orizzontalmente si viene a creare questo spazio qua. Quindi io carico il filo e dentro a quello spazio vado a fare 5 maglie alte. Già che ci sono, mi porto dietro il codino di avviamento, così lo fermo. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché mi sposto direttamente nell'altro spazio, quindi in quello successivo che vedete qua, e di nuovo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi contando le 3 catenelle iniziali ho un totale di 11 maglie alte. A questo punto faccio una catenella, carico il filo e mi sposto nell'altro spazio, quindi è l'ultimo prima dell'inizio della coda, diciamo, e faccio 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sostanzialmente, dove abbiamo fatto la catenella di separazione, la parte alta sono le 11 maglie alte che sono la base per la parte superiore delle ali, mentre le 7 dopo la maglia bassa, la catenella, scusate, sono l'avviamento della parte bassa dell'ala. A questo punto andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 e giro il lavoro. Vado a fare nella maglia successiva 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e 2 maglie alte, tutte dentro allo stesso punto. Questo sarà il nostro punto conchiglia che per adesso facciamo con 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Dopo, quando poi vi spiegherò dove, passerà a 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Però per adesso è 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Dopodiché andiamo a fare un punto, una maglia alta in rilievo davanti. Quindi carico il filo, prendo il mio filo, la mia maglia del giro precedente sul davanti e faccio la mia maglia alta. Per chi non conoscesse questo punto, vi metto il link di un video dedicato che ho fatto per la lavorazione sul punto in rilievo davanti e un punto in rilievo indietro. Dopodiché andiamo nella maglia successiva e facciamo un'altra conchiglia. Quindi nella maglia successiva vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e 2 maglie alte. Di nuovo nella maglia successiva prendiamo la maglia alta del giro precedente, facciamo una maglia alta
in rilievo davanti. Ora qua c'è il nostro punto, la nostra catenella di separazione dei due blocchi. Nella maglia successiva andiamo a fare un'ultima conchiglia, 1, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, e nell'ultima maglia alta prima del nostro spazio da una catenella, invece che fare una maglia alta in rilievo davanti, facciamo una maglia alta normale. Faccio una catenella, quindi mantengo lo spazio della catenella, salto questa catenella del giro precedente, carico il filo e nella prima maglia dopo la catenella faccio una maglia alta semplice. Ok? A questo punto di nuovo punto conchiglia, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi 2, una catenella e 2 maglie alte. Nella maglia successiva faccio una maglia alta in rilievo davanti, quindi prendo la mia maglia alta del giro precedente e faccio la mia maglia alta in rilievo. Dopodiché nella maglia successiva di nuovo conchiglia, 1, 2, una catenella, 1 e 2 maglie alte. Maglia alta in rilievo davanti, e punto conchiglia, 1, 2, una catenella, 1, 2, maglia alta in rilievo e conchiglia. Di nuovo maglia alta in rilievo, è l'ultima che facciamo, e l'ultima conchiglia, 1, 2, una catenella e 2 maglie alte. L'ultimo punto che abbiamo alla fine facciamo, invece che una maglia alta in rilievo, una maglia alta normale, quindi carico il filo, entro nella catenella e faccio una maglia alta semplice. Vedete che non vi preoccupate se è tutto un po' arricciato in questa fase, e poi pian piano si allarga, è normalissimo che sia così. A questo punto, per essere sicuri che abbiamo fatto tutto giusto, vedete qua abbiamo il nostro spazio di una catenella. Prima dello spazio, quindi nella parte, diciamo, questa è la coda della farfalla, quindi nella parte in basso dobbiamo avere 1, 2, 3 conchiglie. Dopo lo spazio di una catenella, 1, 2, 3, 4, 5 conchiglie. Questo è l'avviamento corretto. Adesso procediamo, facciamo le nostre 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il lavoro, carico il filo, mi sposto direttamente nello spazio di una catenella del punto conchiglia e faccio un altro punto conchiglia, quindi 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, 2 maglie alte. L'accortezza che dobbiamo avere adesso è giusto le prime righe, poi si vede durante la lavorazione, quindi viene automatico. Però vedete che da questa parte noi abbiamo il punto in rilievo davanti. Non dovremo più fare il punto in rilievo davanti quando lavoriamo sulla parte dietro, ma dobbiamo fare il punto in rilievo indietro. Quindi andiamo dietro, prendiamo quella che è la nostra maglia in rilievo del giro precedente e facciamo una maglia alta in rilievo dietro. In questo modo proseguiamo e manteniamo
il dettaglio in rilievo sulla parte dritta. Dopodiché mi sposto di nuovo nello spazio della catenella del nostro punto conchiglia e faccio un altro punto conchiglia. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Di nuovo, invece che il punto rilievo davanti, faccio il punto rilievo indietro e di nuovo mi sposto nel punto conchiglia per fare un altro punto conchiglia. 2, una catenella. Possiamo chiamarlo punto conchiglia, possiamo chiamarlo punto V, insomma, per capirci è questa forma, diciamo, un po' a triangolo arrotondato. Ultima maglia indietro. No, scusate, non è l'ultima, ce ne sono ancora un po'. Di nuovo punto conchiglia dentro il punto conchiglia, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Punto in rilievo dietro, punto conchiglia, 1, 2, una catenella e 2 maglie alte. A questo punto siamo arrivati allo spazio di una catenella. Non vado a fare il punto rilievo, faccio direttamente una maglia alta nell'ultima maglia alta che ho prima della catenella di separazione, quindi faccio la mia maglia alta, una catenella, carico il filo, salto la catenella e nella prima maglia alta, dopo la catenella, faccio la mia maglia alta. Carico il filo, mi sposto direttamente nello spazio di una catenella del punto V precedente e faccio un altro punto V, punto conchiglia, scusate. 2, 2. A questo punto riprendo con la maglia alta in costa dietro, in rilievo dietro. Carico il filo, mi sposto nel punto conchiglia successivo e faccio un altro punto conchiglia. 2, una catenella, 2 maglie alte. Punto in rilievo dietro. Ultimo punto conchiglia. Per l'ultima maglia alta, invece che fare la maglia alta dietro, in rilievo dietro, facciamo una maglia alta normale, quindi entro nella catenella e faccio la mia maglia alta. E abbiamo fatto la seconda riga mantenendo questo, diciamo, rilievo che abbiamo fatto qua. Ok? A questo punto faccio sempre 3 catenelle e giro il lavoro. Semplicemente ripeto questo pattern, però questa volta appunto sto lavorando nella parte dritta e quindi farò la maglia in rilievo davanti e non dietro. Quindi 3 catenelle, carico il filo, punto conchiglia, 1, 2, una catenella e 2 maglie alte. Vedo che ho il punto rilievo davanti a me e quindi faccio il punto rilievo davanti. Già da questa riga poi diventa automatico perché fai direttamente quello che vedi, cioè il lavoro praticamente parla da solo, ti dà le indicazioni. Punto conchiglia, 1, 2, una catenella, 1, 2, di nuovo punto in rilievo, punto conchiglia, 2,
una catenella, 1 e 2. Punto. No, qua siamo allo spazio di una catenella, diciamo che divide la parte superiore e inferiore. Faccio quindi, dove avrei dovuto fare un punto di rilievo, faccio una maglia alta normale, una catenella, carico il filo, salto la catenella del giro precedente, nella prima maglia alta dopo la catenella vado a fare una maglia alta normale, dopodiché riprendo il giro con i miei punti conchiglia e le mie maglie alte in rilievo davanti. Punto rilievo davanti e procedo con l'alternanza fino alla fine. Sono arrivata all'ultimo punto conchiglia, nell'ultima maglia del giro precedente faccio una maglia alta normale, quindi entro proprio dentro la catenella che abbiamo usato per alzare il lavoro e faccio una maglia alta normale. A questo punto dovrò andare a fare in questo modo altre 2 righe, tenendo conto che adesso noi facciamo le 3 catenelle, giriamo il lavoro e quindi dovremo fare il punto rilievo indietro. Nella riga successiva 3 catenelle, si rigira il lavoro e quindi si fa il punto rilievo davanti. Sostanzialmente bisogna sempre seguire quello che hai davanti al lavoro, quindi se da qua mentre lavori vedi il rilievo davanti, fai il rilievo davanti, se mentre lavori non vedi i rilievi in avanti ma diciamo delle insenature, allora devi fare il punto rilievo indietro, quindi altre 2 righe in questo modo. Ok, ho fatto le mie due righe ulteriori. A questo punto dobbiamo andare a modificare leggermente il pattern, quindi facciamo le nostre 3 catenelle, giriamo il lavoro. A questo punto i punti conchiglia, invece che da 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, diventano 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, e così rimangono fino alla fine dell'ala. Quindi entro e faccio 3 catenelle, 1, 2, scusate, 3 catenelle, 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte dentro lo spazio del punto conchiglia precedente, 2 e 3. A questo punto faccio il mio punto, la mia maglia in rilievo da dietro, perché sto lavorando sul dentro, e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e 3 maglie alte, 1, 2, 3, maglia alta dietro e siamo a 2 punti conchiglia, punto conchiglia da 3 maglie alte, quindi 3, una catenella, 3 maglie alte, punto rilievo, e arriviamo fino al punto, diciamo, dove separiamo le 2 ali, quindi dove abbiamo la lavorazione con la catenella. Ok, a questo punto sono arrivata, vedete, al punto dove faccio sempre la maglia alta normale, la catenella e la maglia alta normale, entro e faccio la mia maglia alta normale, ma a questo punto separiamo le ali, quindi faccio 3 catenelle, giro il lavoro e riprendo la lavorazione nel punto conchiglia. A questo punto la lavorazione non cambia più per 7 righe, quindi abbiamo fatto una, questa è la seconda, dobbiamo avere un totale di 7 righe, quindi continuiamo con la nostra lavorazione punto conchiglia
e punto in rilievo davanti o dietro a seconda di che parte della lavorazione stiamo facendo, fino a un totale di 7 righe, diciamo staccate dalla ala inferiore, quindi da qua. Dobbiamo iniziare a contare da questa qua. Nel frattempo vi ricordo che se vi piacciono i miei tutorial potete iscrivervi al canale, così non ne perdete neanche uno e soprattutto supportate, diciamo, i miei progetti e la mia attività, di lasciare un like, un commento, che sono appunto tutte azioni gratuite che non costano nulla ma che a me danno una grossa mano a diffondere il video e a crescere come canale. Per chi invece volesse proprio sostenere il progetto in modo più strutturato, c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale. Intanto quindi continuiamo con la lavorazione per le nostre 7 righe. Ovviamente io faccio 7 righe perché sto facendo una misura media, diciamo, una SM, che poi dipende anche dal seno, perché poi abbiamo come misura abbiamo i lacci che sono regolabili. Come apertura del seno poi vi farò vedere dopo qual è l'altra variabile per allargare o stringere il top, e invece per questo aspetto qua continuate con questa lavorazione finché avete raggiunto più o meno da qua alla fine, deve essere più o meno non alla spalla ma all'inizio del busto, quindi la parte diciamo dello sterno. A questo punto ho fatto le mie 7 righe, quindi questo è come dovrebbe venire il lavoro. A questo punto inizio con la parte di diminuzioni, quindi faccio le mie 3 catenelle, 1, 2, 3. Ok, ho finito questa riga normalmente. A questo punto 3 catenelle, giro il lavoro, riprendo la lavorazione normale, ma andremo a fermarci un po' prima. Quindi praticamente noi adesso torniamo indietro con le nostre lavorazioni normali, ma ci fermiamo prima di questo arco da 4 maglie alte che abbiamo fatto all'inizio della riga precedente. Quindi lavoro il mio punto conchiglia, una catenella, 3 maglie alte,
la mia maglia dietro, procedo quindi come sempre, mi dovrò fermare prima con una piccola variazione. Ok, vedete, ho fatto l'ultimo punto conchiglia, sono arrivata dove c'è il nostro arco di 4 maglie alte. Semplicemente, invece che fare qua il nostro punto in rilievo dietro, faccio una maglia alta normale. A questo punto faccio 3 catenelle, giro il lavoro e nel primo punto a conchiglia che trovo faccio 4 maglie alte, 3 e 4, dopodiché procedo normalmente col nostro punto, quindi punto in rilievo, punto conchiglia e procedo normalmente. Ho finito la riga, faccio 3 catenelle, giro il lavoro e di nuovo procedo. Normalmente mi fermerò dove trovo la fascia di 4 maglie alte. Due, 3, maglia alta, rilievo dietro, 2, 3, rilievo dietro e faccio l'ultimo punto conchiglia. 1, 2, 3, una catenella, 1, 2, 3. Di qua ho il mio gruppo da 4, quindi faccio una maglia alta normale al posto della maglia in rilievo dietro. 3 catenelle, giro il lavoro, di nuovo diminuzione, quindi faccio nello spazio del punto conchiglia semplicemente 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Mi sposto, faccio il mio punto in rilievo, il mio punto conchiglia. Vedete che andiamo a fare delle chiusure più pulite in questo modo, facendo le nostre diminuzioni. Due e 3. Maglia rilievo davanti, ultimo punto conchiglia, 2, 3, una catenella e 3 maglie alte. Ops. Faccio la mia maglia alta alla fine della riga, 3 catenelle, giro il lavoro, di nuovo parto normale, quindi faccio il mio punto conchiglia normale, due, 3,
indietro, maglia indietro, il nostro ultimo punto conchiglia. Vedete, ce ne sono sempre di meno man mano che facciamo questo tipo di lavorazione. Infatti vi faccio vedere proprio tutti i passaggi perché così diventano sempre di meno. Ho qua il mio gruppo di 4, quindi faccio una maglia alta normale al posto della maglia a rilievo dietro, 3 catenelle, giro il lavoro. A questo punto abbiamo solo 2, faccio il mio gruppo di 4 maglie all'interno del punto conchiglia, 2, 3, 4, punto rilievo davanti, punto conchiglia, quindi 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Chiudo con una maglia alta nell'ultima maglia, 3 catenelle, giro il lavoro. A questo punto devo fare semplicemente un punto conchiglia, una catenella, 3 maglie alte, andiamo a fare direttamente, vedete qua il gruppo di 4, una maglia alta sopra la maglia, questa qua. A questo punto 3 catenelle, giro il lavoro e faccio direttamente 4 maglie alte dentro lo spazio del punto conchiglia, 2, 3 e 4, e poi vado a fare una maglia alta nell'ultima maglia. In questo modo, vedete, abbiamo, questa è la parte, metto a fuoco, la parte superiore della farfalla, quindi il corpo, la testa è verso l'alto, qua mi si sta disfacendo il lavoro, sempre meglio lasciare un po' la codina lunga, in questo modo. Vedete, siamo andati a fare la nostra ala superiore, quindi questa è la parte superiore che va sostanzialmente a coprire il seno. A questo punto andiamo a fare per la parte, diciamo, di chiusura poi del top 250 catenelle, perché poi dovrà fare tutta la X dietro sulla schiena, quindi deve essere abbastanza lunga. 1, 2, 3, 4, 5. Una volta fatto tutto il nostro cordino da 250 catenelle, andiamo a fare l'ala, diciamo, inferiore. Quindi ci attacchiamo, vedete, questa è la riga che inizialmente divideva l'imbastitura dell'ala superiore e l'ala inferiore. Ci attacchiamo qua, quindi nella parte, diciamo, bassa di questa riga divisoria. Quindi in questo punto qua ci attacchiamo con l'uncinetto e la lavorazione per la prima riga è sostanzialmente normale. Teniamo conto che per l'ala inferiore non dobbiamo modificare il punto conchiglia, quindi rimarrà 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Quindi faccio le mie 3 catenelle, carico il filo, mi sposto nel punto conchiglia successivo e faccio il punto conchiglia con le 2 maglie alte, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte.
mi sposto, faccio la mia maglia alta in rilievo dietro, punto conchiglia con le 2 maglie alte, che metto un po' più a fuoco, maglia in rilievo dietro, ultimo punto conchiglia. Ok, una volta finita la riga normale, diciamo, iniziamo a fare le diminuzioni sia all'inizio che alla fine, quindi partiamo con 3 catenelle classiche, giriamo il lavoro nello spazio del nostro punto conchiglia, entriamo e facciamo 3 maglie alte normali, 1, 2 e 3, maglia alta e rilievo davanti, punto conchiglia normale, quindi 2 catenelle, 2 maglie alte, scusate, una catenella e 2 maglie alte, punto in rilievo davanti e nell'ultimo spazio del nostro punto conchiglia 3 maglie alte normali. E 3. Concludo con una maglia alta nell'ultimo punto. 3 catenelle, giro il lavoro, mi sposto direttamente nello spazio, no scusate, prima faccio una maglia in rilievo, ok, in questo modo, mi sposto nello spazio del punto conchiglia e faccio 3 maglie alte, e al posto di punto in rilievo faccio una maglia alta normale. A questo punto 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il lavoro e vado a fare una maglia alta in corrispondenza della riga in rilievo, una maglia alta normale. Ok, in questo modo abbiamo concluso anche l'ala finale, quindi a questo punto posso tagliare il filo. Taglio il filo e ho concluso la metà della mia farfalla. Adesso ho tutte le mie cordine, i miei cordini, e questo è sostanzialmente, qua è il seno e qua copre leggermente sotto il seno. Poi andremo a vedere come incastrare i lacci in modo da fare la X, dovremo farlo passare in questo buchetto che si è creato qua. Sostanzialmente vado a fare la stessa identica cosa che ho fatto a destra, la vado a fare a sinistra. L'unica accortezza che bisogna avere è nei primi giri di stare attenta che se imbastisci il punto in rilievo nella parte dietro, dovrai partire con un punto in rilievo dietro. Per cui bisogna sempre, diciamo, avere l'accortezza di controllare che la parte in rilievo sia dalla stessa parte del lato destro, in modo che il fronte sia giusto, ecco. Quindi procedo e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ok, a questo punto abbiamo fatto i nostri 2 lati. Cosa succede? Praticamente questa qua è la parte appunto superiore dove andremo a legare il collo.
Quello che va fatto adesso, bisogna tirare in avanti in questo modo la testa della farfalla e andare a cucire o con una maglia bassa o con l'ago e filo questo pezzo qua, quindi diciamo dall'attaccatura delle ali fino a più o meno fai 1, 2, 3, 4 righe anche in base al busto, quindi in base anche quanto volete che sia scollato o aperto, perché questo ovviamente è troppo aperto e non aderirebbe bene al corpo, quindi bisogna chiudere questo pezzettino qua. Dopodiché, una volta che l'avrete chiuso, vi faccio vedere, vabbè, lo giro così vedete come fare i passaggi. Quindi questa parte sopra è il collo, mentre la parte dietro va presa in questo modo. Ok, adesso ho preso il laccio di destra e lo faccio passare qua in questa solina di sinistra della farfalla, così. Poi prendo il laccio di sinistra e lo faccio passare dentro al cappietto qua di destra. In questo modo creiamo la X sulla schiena, quindi questo lega il collo, questa è la X sulla schiena e poi questi due lacci avanzati faranno il giro sul busto e possiamo quindi poi chiuderli con un fiocchetto normalissimo. Quindi adesso lo indosso e vi faccio vedere il risultato finale. Ed ecco qui, vedete, io adesso l'ho indossato sopra a una camicetta bianca perché appunto non fa ancora così caldo da metterlo come singolo top, diciamo, come solo top, però sopra una camicetta è carinissimo, con un semplice jeans, fa un bellissimo effetto primavera. Quindi praticamente, come vedete, fate passare dietro qua, incrociate sull'alto, lo fate passare nell'asola qua in modo che questa parte qua aderisca bene al seno. Queste due possono anche essere libere di svolazzare e appunto poi c'è la parte delle antennine della testa della nostra farfalla che va dietro il collo qua. Niente, quindi questo è il progetto terminato, spero che vi sia piaciuto, secondo me è un'ottima idea sia appunto sopra una camicia piuttosto che come copricostume estivo, o anche, io me lo immagino anche magari per una bimba con un filato un po' brillantinoso, tipo anche costume da carnevale, da farfalla per dire, o anche appunto anche come copricostume, e direi che siamo soddisfatti del risultato. Grazie per avermi seguita come al solito e vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di commentare se vi è piaciuto il video, se avete domande, qualsiasi cosa rimango a disposizione. Grazie e ciao!